Cosa hanno a che vedere linguistica dei corpora e digital marketing? Beh, in realtà parecchio, perché il digital marketing, anche se inconsapevolmente, si basa moltissimo sulla linguistica dei corpora. Prima di andare avanti con tutto questo, se avessi una sigla la metterei, ma non ce l'ho, e quindi parliamo un attimo di che cos'è un corpus. Dunque, un corpus di per sé non è altro che un insieme di testi e di dati linguistici. Ci sono almeno sei definizioni di corpus in realtà. Quello che hanno tutte in comune, bene o male, è appunto identificare il corpus come una raccolta di testi digitali o digitalizzati che seguono determinati criteri. Uno di questi criteri è l'autenticità, cioè il dato linguistico deve essere il più possibile autentico, quindi non forzato dal ricercatore in alcun modo. Ad esempio, porre determinati tipi di interviste ad un parlante, dandogli soltanto una serie di opzioni, potrebbe essere una forzatura rispetto a un dato linguistico puro. Ecco, questo bisogna evitare di farlo se vogliamo tenere un corpus che abbia un dato linguistico rilevante. Eh, Parliamo di campionamento adesso, perché è chiaro che non possiamo raccogliere tutti i testi prodotti da tutti i parlanti in una specifica lingua. Di conseguenza dobbiamo per forza di cose campionare, cioè scegliere un campione statistico, cioè un estratto della popolazione in questo caso, che sia funzionale allo scopo della nostra indagine. Quindi è in questa fase che possiamo scegliere effettivamente qual è l'obiettivo della nostra indagine. Di conseguenza potremmo raccogliere un corpus che è fatto solo e esclusivamente per un'indagine marketing. Questo lo vediamo più avanti, ma intanto determiniamo quale è la scelta del campione in base ad un obiettivo che ci prefiggiamo, e andiamo con un esempio concreto. Facciamo un esempio pratico, perché dobbiamo raccogliere un campione rappresentativo della popolazione che utilizza un determinato vocabolo, un determinato linguaggio. In questo caso facciamo l'esempio di voler analizzare la diffusione di un termine specifico, cioè boomer, solo nella produzione scritta contemporanea, cioè non vogliamo analizzare una variazione diacronica, anche perché boomer è un termine abbastanza nuovo, non ci serve andarlo a scovare negli anni addietro. Diciamo che vogliamo analizzare soltanto gli ultimi 24 mesi, anche perché è chiaramente un neologismo, o comunque è un prestito in questo caso. Faremo un'analisi prettamente sincronica. Ci interessa capirne infatti la distribuzione sul web, in generale sul web, ovvero sui social o negli articoli di giornale, o nei blog o quant'altro. Insomma, quante volte viene utilizzata questa parola, eh, per capirne effettivamente la diffusione. Che altro? Il nostro campione, abbiamo detto, sarà quindi basato su testi provenienti dal web generico, quindi riviste, forum, un generico web, dai social, quindi gruppi social, canali social, pagine social, da blog, da chat pubbliche e quant'altro. Insomma, dobbiamo raccogliere tutto quello che è computer readable. Questo perché ovviamente è soltanto raccogliendo un determinato tipo di dati che possiamo utilizzare degli strumenti già precotti da qualcuno, perché se non siamo in grado di programmare da soli un web scraper o un social listener, o comunque un qualsiasi cosa pretenda che insegniamo noi alla macchina a leggere, dobbiamo utilizzare strumenti fatti da qualcun altro. Gli strumenti fatti da qualcun altro ci sono, non pretendono che si sappia scrivere codice, sono tutti strumenti no code di analisi,
E se non siamo in grado di scrivere, se siamo in grado invece di scriverceli da soli, possiamo ottimizzare un po' il tutto, allora andiamo di Python, perché di norma si utilizza quello. Farò vedere nella seconda parte degli esempi di Python, quindi di raccolta dati di Python, e anche degli esempi di strumenti no code, però questo nella seconda parte perché altrimenti sto video non è più una pillola ma è un'intera cura. Analisi di mercato. Bene, immaginiamo invece di voler trovare la keyword, quindi il termine boomer, di cercare il nome di un servizio, di un prodotto o addirittura un brand. Come sarebbe in questo caso il setup del nostro corpus? Utilizzeremo gli stessi strumenti? Dobbiamo classificare dati? Se sì, in che modo? Vediamolo passo per passo. Allora, il corpus deve essere funzionale in quindi come per Boomer ipotizziamo una situazione abbastanza realistica, cioè ipotizziamo di dover cercare non lo so, di voler lanciare un nostro corso di web development o web design e cerchiamo nel web tutte le occorrenze del termine web design. Perfetto. Utilizziamo gli stessi identici strumenti che avremmo utilizzato nel caso della raccolta di testi per un corpus. Ma qui andiamo a cercare anche un'altra cosa, perché per l'indagine di mercato, ovviamente, per quella che è un'analisi di marketing, ci serve un contesto, perché se dobbiamo proporre un servizio, un prodotto, se vogliamo vedere cosa dice la gente del nostro brand, dobbiamo anche prendere altri tipi di dati. Vi ho detto che gli strumenti sono gli stessi, verissimo. Ma oltre alla distribuzione, cioè la diffusione del termine, ci interessa il cotesto. Cos'è il cotesto? Il cotesto è il testo che sta fondamentalmente attorno alla nostra keyword, cioè al nostro nodo. E ci serve analizzarlo perché appunto grazie al cotesto che ne determiniamo un contesto effettivo per il marketing. Possiamo utilizzare un qualsiasi strumento di visualizzazione delle concordanze, ce ne sono di fatti da altri, al limite si può anche costruire, non è difficile, basta saper programmare un attimino anche solo con un foglio di calcolo per riuscire a farlo. Quindi avremo un elenco delle concorrenze, cioè delle occorrenze del termine della nostra keyword, eh, con attorno tutto il testo che circonda il termine. Questo è un esempio, ho cercato boomer nel corpus di Repubblica e questo è quello che è venuto fuori. Quindi abbiamo, come vedete, boomer circondato da altri esempi, scusate, da altro testo. Il testo può essere appunto, possono essere altre parti del discorso che diventano rilevanti in casi particolari. Nel marketing sono rilevanti perché la cosa che andiamo a fare subito dopo, in realtà, questo appunto è l'esempio grafico, la cosa che andiamo a fare subito dopo è vedere se ci sono contesti verbali immediatamente adiacenti alla nostra keyword e quanto sono ripetuti nelle nostre concordanze. Questa è la teoria di Sinclair, poi magari ve la spiego un po' meglio. Perché questo? Perché il verbo nel marketing implica o diciamo una scelta o un'azione che verrà compiuta o un'azione che un nostro potenziale utente o cliente in questo caso vuole compiere relativo a quello che è stata la nostra keyword, il nostro nodo, quindi diventa fondamentale. E allora iniziamo a classificare i verbi, cioè ne traiamo una descrizione qualitativa, cioè vediamo il verbo e ne teniamo una traccia quantitativa, quante volte viene ripetuto nella nostra concordanza.
Dopo aver fatto questo, lo facciamo anche con tutto quello che non è verbale, sempre per avere una rappresentazione quantitativa e qualitativa di tutto quello che circonda la nostra keyword. Il risultato, se vogliamo vederlo poi graficamente, è una cosa di questo tipo. Questa è un'analisi effettiva fatta per l'azienda per cui lavoro. Abbiamo cercato il nome di una tecnologia e abbiamo visto tutto quello che è il contesto, e il cotesto ovviamente, quindi tutto quello che era il contesto relativo a quella tecnologia, quindi sia appunto le occorrenze in cui si vedono dei mestieri veri e propri, quindi product designer, digital product designer, eccetera, eccetera, sia tutto il resto del contesto in cui viene citata questa tecnologia, quindi soluzioni digitali, open source, Code Good, che è un corso di formazione su questa tecnologia, eccetera, eccetera. Questo è il risultato. Ovviamente questa è una parte di un'analisi di marketing, però ci fa capire dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ad esempio, quali potrebbero essere dei potenziali target o dei potenziali partner per andare a pubblicizzare il nostro corso di design. Quindi, io per adesso finisco qui, anche perché sono andato un po' lungo. E nel caso ci siano domande, commentate qui sotto, io come al solito rispondo. Ciao!